Tutti hanno sentito almeno una volta nella vita il nome Piaget e tutti sanno che si tratta di alta e altissima orologeria, ma non tutti sanno che il nome Piaget fu registrato soltanto nel 1943, praticamente pochi anni fa, se ci pensate, mentre la Maison era già stata fondata nel 1874. Allora, perché passò così tanto tempo dalla fondazione fino alla vera e propria registrazione del marchio Piaget? Beh, siamo qui per questo, quindi lanciamo la sigla 3 secondi e ci immergiamo nel mondo di Piaget. Sigla. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, soprattutto storia degli orologi, e anche di imprese che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E le imprese sono davvero tante, a partire dal 1904, anno di nascita del primo orologio maschile da polso, ma questa è tutta un'altra storia, ne ho parlato 1000 volte. Però affrontiamo la storia degli orologi e le imprese di questi uomini proprio perché, a mio avviso, è ciò che dà effettivamente valore a questa passione e a questo collezionismo, che diversamente vedrebbe soltanto degli oggetti inanimati, dei pezzi di ferro. Ora, la storia di Piaget, non tutti sanno, è molto particolare. Quest'anno festeggia i suoi 150 anni perché appunto nasce nel 1874, come dicevamo, ma il marchio Piaget venne registrato soltanto nel 1943. E vi dico perché. Quando aveva soltanto 19 anni, appunto nel 1874, Georges Edouard Piaget fonda la sua manifattura di orologi e si concentra nella realizzazione di calibri, movimenti e componenti di altissima precisione, e tutta la storia di Piaget fino al 1943 sarà concentrata proprio sull'orologeria e sulla manifattura di calibri. E infatti soltanto nel 1943 verrà registrato successivamente il marchio Piaget dal suo fondatore, naturalmente, perché da quell'anno Piaget decise non soltanto di realizzare calibri e componenti di alta precisione, ma anche orologi da polso e orologi da tasca, e sappiamo anche che sarà tra i leader, come lo è ancora oggi, nella realizzazione di magnifici orologi e anche di calibri incredibili, soprattutto grazie al loro spessore ridotto. E parlando proprio di spessore ridotto, non possiamo non citare l'ultima creazione di Piaget presentata proprio al Watches and Wonders 2024 pochi giorni fa, che è una reinterpretazione del celebre calibro 9P, il sottilissimo calibro di Piaget realizzato 67 anni fa e che viene reinterpretato oggi per il suo 150° anniversario, ma viene reinterpretato alla maniera di Piaget. E infatti non si tratta soltanto di un calibro e di un orologio sottilissimi, ma si tratta del tourbillon più sottile al mondo, in pieno stile Piaget. Con un diametro di 41,5 mm, infatti questo orologio ha uno spessore di 2 mm, tutto l'orologio, e all'interno non c'è soltanto un orologio meccanico funzionante, ma è un tourbillon. Insomma, avrete capito che basterebbe questo per chiudere la nostra puntata e darvi appuntamento a un nuovo video. Ma dato che siamo qui per parlare di orologi, beh, allora, senza perdere altro tempo e dopo aver capito l'importanza e la delicatezza che ci vuole per parlare di Piaget, andiamo a vedere un po' che cosa offre la Maison sul loro sito in questa nuova puntata di Beato tra gli orologi. Beh, Piaget non poteva che darci il benvenuto sul loro sito internet con proprio l'altiplano Ultimate Concept Tourbillon di cui abbiamo appena parlato. Per i suoi 150 anni il calibro ultra sottile 9P, che ha richiesto 6 anni di sviluppo per ottenere appunto quello che è il tourbillon più sottile al mondo, ed è un orologio straordinario, è qualcosa di incredibile. Ora, non credo che sia un orologio che possiamo considerare tra quelli papabili nelle nostre classiche puntate di Beato tra gli orologi, ma è anche vero che Beato tra gli orologi è soprattutto una scusa per parlare di orologeria e per parlare un po' delle maison più prestigiose come appunto Piaget. Allora, vediamo un po' gli orologi. Piaget Polo, uno tra i più famosi, tra l'altro abbiamo visto recentemente la sua ultima interpretazione nel full gold
stratosferico, fotonico, ma a un prezzo fuori da ogni logica, ma adesso sicuramente ci arriveremo. Ma comunque il Polo rimane forse il Piaget più famoso e per me anche uno dei più belli da avere in collezione, da mettere al polso. Lo trovo di un'eleganza e di un'esclusività fuori dal comune. Piaget Polo data 13.200 euro in acciaio, cinturino in gomma. Non sono pochi, ma ripeto, siamo davanti a altissima manifattura. Calibro 11110P di manifattura, naturalmente. Vediamo anche che cosa si vede sul retro. 100 metri di impermeabilità. Mi sarei aspettato qualcosa di più per un orologio con cinturino in gomma, ma con 100 metri ci si fa tutto senza alcun problema, sebbene c'è chi si tolga i diver da 300 metri per lavare le mani, ma insomma sono scelte, se così possiamo chiamarle. 13.200 euro non sono pochi, ma ripeto, orologio davvero di un sapore, di un'esclusività per pochi. Qualcuno dirà che assomiglia un po' troppo al Patek Aquanaut, però è anche vero che questo è un Piaget e se la giocano tranquillamente. E alla pari no per blasone, ma tecnicamente secondo me sì. Bello, bellissimo. C'è anche il braccialato, in questo caso però con diamanti. No, forse sono gli indici diamantini, ma dal prezzo non si direbbe neppure. 15.600 euro con 36 brillanti taglio diamante, circa 0,07 carati, quindi insomma del tutto trascurabile. Piaget Polo scheletrato, non tra i miei preferiti, non amo gli orologi scheletrati. 35.000 euro direi che non è un orologio che potrebbe interessarmi. Poi ci sono altre interpretazioni: quadrante verde 13.800 euro, un bellissimo cronografo 21.500 euro, che non sono tanti per un cronografo di manifattura, calibro 1160p automatico e cronografico naturalmente. Vediamo se si vede qualcosina, insomma la solita, il solito buon lavoro, ottimo lavoro da parte di Piaget con i suoi calibri che insomma valgono il prezzo del biglietto. I Polo che abbiamo già visto prima, ma io volevo vedere se si trovava, vabbè, un momento, vediamo anche la roba bellissima. Oro rosa 33.600 euro, e poi abbiamo i super complicati calendario perpetuo ultra tin, prezzo su richiesta dovuto sicuramente a questi saranno zaffiri immagino, mentre questo qui 79.500 euro in oro rosa con cinturino in gomma e in alligatore, quindi non c'è il bracciale in oro, ma lo dovete pagare 79.500 euro. È anche vero che all'interno monta il calibro 1255P ultra sottile, micro rotore, se non ricordo male, vediamo un attimo, micro rotore, calendario perpetuo, insomma un orologio straordinario. Non avrebbe bisogno di presentazioni o di commenti, però ripeto, siamo qui per questo, come dico in altri video. È un orologio che con questi soldi onestamente credo che sceglierei altro. È un orologio, questi sono orologi per chi i soldi davvero ne fa a palate, può permettersi di togliersi uno sfizio come anche un Piaget ultra complicato in oro rosa, beati loro, ma non sono orologi sicuramente per comuni mortali. Noi ce li godiamo nei cataloghi e nelle vetrine, non c'è alcun problema. Scheletrato in oro rosa 49.600 euro. Vi volevo far vedere se lo troviamo quello in oro che richiama tanto gli anni 80, non so perché non lo trovo, ma probabilmente potrebbe non essere neppure a catalogo e non mi meraviglierebbe. È un orologio che si aggira attorno agli 80.000 euro. Altri Piaget esclusivamente da donna, molto famosi anche i Piaget da donna, molto esclusivi e anche molto costosi. Questo qui 76.500 euro, vediamo un po' che caratura hanno tutti questi diamanti, se ce lo dice. 4,74 carati, insomma, soltanto sulla cassa in oro bianco, e ci sta 76.500 euro. E questi sono i Limelight Gala, ma non sono quelli che oggi ci interessano. L'altiplano è l'altro Piaget, forse il più conosciuto, il più amato, il più esclusivo rispetto al Polo, che ha fatto un po' la storia a partire dagli anni 60 di Piaget.
sempre preciso, sempre perfetto. Questo qui con data a sinistra, tra l'altro secondina, 28.700 euro in oro bianco. Poi altre bellezze, vediamo questo qui, uno su tutti, oro rosa, quadrante blu, un mezzo scheletrato, non del tutto, con l'orario qui, come potete vedere in questo grande quadrante, poi una mezza scheletratura del quadrante e del movimento. Questo per esempio è il bariletto, no? Indice del fatto che è ben scheletrato questo orologio. È anche vero che da Piaget per 36.600 euro non ci si poteva certamente aspettare altro. Ultra sottile, come naturalmente siamo abituati per i Piaget altiplano. Non a caso il tourbillon che abbiamo visto prima è appunto un altiplano ed è un orologio straordinario, magnifico, sensazionale. E non costa neanche tantissimo, 36.600 euro se ci pensate, è poco di più di un Daytona da reseller, che è il solito orologio sportivo, per quanto bello, ma è il solito Daytona sportivo. Con poco in più si prende un capolavoro di orologeria, di alta ingegneria, di micromeccanica, che nonostante tutto questo fa fatica a vedersi al polso degli appassionati. Sappiamo anche perché come diciamo sempre, soprattutto con Rolex si gira gratis o quasi, comunque si sta tranquilli quando si spendono tanti soldi, perché si riprendono più o meno gli stessi soldi abbastanza facilmente. Un orologio del genere è per chi 36.000 euro ce li ha in più, proprio da buttare e da dimenticarsi. Beati loro che possono mettere in collezione dei calibri di questo tipo. Incredibilmente bello. E questo qui in oro rosa quadrante blu è il più bello di tutti. Come sapete, in Beato tra gli orologi io sono poi solito scegliere un orologio, immagino che sappiate già che cosa sceglierò, anche se in realtà potrei stupirvi e potrei stupire me stesso. Quindi andiamo avanti. Qui abbiamo un altiplano in oro rosa ultra thin quadrante meteorite, indubbiamente, e retro in zaffiro, così da vedere il bellissimo movimento automatico con micro rotore. Edizione limitata in 300 pezzi, immagino anche dovuto al quadrante meteorite, che si fa apprezzare ma che rende anche l'orologio sicuramente molto più esclusivo e molto più prezioso. Bellissimo, magnifico anche lui. Sono tutte piccole opere d'arte, insomma c'è veramente poco da aggiungere. Poi gusti non gusti, orologi femminili o meno, ma stiamo parlando dell'orologeria più bella e più esclusiva che ci possa essere, insieme a poche altre maison di questa caratura. Insomma, Piaget si fa amare per tante cose e realizzano anche gioielleria, ma non è questo il nostro campo. Io però, prima di dire qual è l'orologio che potrei scegliere, perché poi il catalogo di Piaget è abbastanza limitato e questo come sempre mi piace, perché non offre una vastità di gamma infinita, neanche fossimo al centro commerciale, invece offre pochi pezzi pregiati e ben studiati, è la cosa la apprezzo sempre molto. Tra questi però io non trovo, e forse come dicevo non è a catalogo, il polo in oro giallo full gold che richiama il vecchio polo degli anni 80, quel pezzo d'oro che è un lingotto. Se sapete dove si trova me lo direte nei commenti. Io purtroppo non posso sceglierlo perché non lo vedo, ma vi dico che rispetto all'altiplano, vediamo se lo troviamo qui. Sì, credo che sia questo, perché qua ci sono le creazioni eccezionali e secondo me lo troviamo qui. Vediamo un po', adesso ci carica la pagina. È lui, eccolo qui. Bello, guardate che costruzione che ha, pezzo per pezzo. Questo è un lingotto d'oro. Non è un orologio facile, indubbiamente, è un orologio che è un po' kitsch, richiama gli anni 80, però che nostalgia quegli anni 80, quel benessere che oggi le nuove generazioni e noi anche ci stiamo dimenticando. Però a me piace proprio com'è costruito questo orologio, quasi come se non fosse un orologio, come se l'orologio si trovi lì per caso, e questa cosa mi piace tantissimo. Guardiamoci un po' come viene realizzato questo orologio, così da capire la grande bellezza e artigianalità di un pezzo del genere, che è appunto un blocco d'oro, dove appunto vedete le lancette ci capitano lì, non necessariamente ci sono. Cioè, se non ci fossero sarebbe comunque un bracciale d'oro, è sensazionale. E questa è la mia scelta.
Questa è la mia scelta, questo Piaget Polo in oro, per quanto sia kitsch, per quanto sia esagerato, per quanto sia criticabile, per quanto, se davvero potessi permettermelo, lo userei una volta all'anno forse, ma forse 3 o 4 ci scapperebbe. Però è anche un orologio di cui non vedo il prezzo, ma se non ricordo male siamo sugli 80.000 euro, come dicevo, e credo che il prezzo non ci sia. Vedete, definisce lo spirito e l'eleganza, se possiamo chiamarla eleganza, degli anni 80, ed è una riapparizione dopo 45 anni. Bellissimo, bellissimo. Tra le creazioni eccezionali però c'è anche altro, vediamo un po' se troviamo qualcosa di eccezionale, ma sono quasi sicuro che nessuno riuscirà a togliere dal primo posto del podio, del mio personalissimo podio, il Polo 79. Vediamo un po'. E anche se abbiamo già visto qualcosa, il calendario perpetuo l'abbiamo visto prima, sì, infatti è lo stesso orologio, magnifico, bellissimo anche lui. E Dragon and Phoenix, vediamo un po' di che cosa si tratta, perché non conosco tutto il catalogo a memoria, anzi, come sempre beato tra gli orologi è una finestra sul mondo della Maison a crudo, senza aver preparato prima nulla se non quello che so della Maison, della mia poca esperienza personale, in maniera tale da avere una reaction assieme. Sono orologi indubbiamente gioiello questi, poco mi interessano, ma insomma io direi che il tourbillon, ne abbiamo appena parlato, io direi che possiamo concludere ammirandoci questo Piaget Polo 79. Fatelo insieme a me. Un minuto. Va bene, scherzi a parte, viaggio interessante nel mondo di Piaget, l'alta e bellissima orologeria esclusiva, anche costosa e troppo costosa per ciò che mi e ci riguarda il più delle volte, ma è anche vero che l'orologeria è soprattutto questa, altissima orologeria e altissime creazioni di microingegneria che non è necessario acquistare e possedere, perché il collezionismo e la passione non è soltanto acquistare, ma è anche ammirare, studiare, discuterne, un po' come si fa anche con le auto, no? Si può essere appassionati di auto senza avere in garage qualche Porsche, qualche Ferrari. Detto questo, spero che questa puntata, questa finestra, questo scorcio su Piaget sia piaciuta tanto anche a voi, perché a me è piaciuta sicuramente. Suggeritemi quale altri Maison valutare assieme nei commenti e fatemi sapere quale Piaget avreste scelto per la vostra collezione personale, almeno nei sogni. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata. Se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse, vi chiedo di iscrivervi, è del tutto gratuito e per noi invece è davvero molto importante, e vi do appuntamento qui nella nostra stanza degli orologi per una prossima puntata di Talk. Ciao!